Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso anche oggi parleremo di staffe e voglio farvi vedere come si monta la staffa originale, quella della Salvimar che hanno realizzato sul Tomahawk 95, ma si possono montare anche sugli altri modelli, sull'Hero diciamo precedenti. E poi fa un altro modello che è uscito da poco, che praticamente ha una regolazione, quindi questo modello qui può essere montata sempre sotto al mulinello, però possiamo in qualche modo girarla e cercare la posizione quella che a noi è più congeniale, e in più si sfila. Praticamente questa si può togliere e rimane soltanto, diciamo così, il gancio attaccato sul fucile, e la staffa possiamo utilizzarla sugli altri modelli, quindi è comoda anche per questo scopo. Bene, io adesso vado così a montare la staffa e vi faccio vedere che è semplice. Basta smontare il mulinello, togliere le viti e posizionarla nella parte sotto. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere come si monta. Io per comodità ne provo soltanto una, quella fissa. Diciamo manca soltanto la parte questa mobile, quindi è leggermente più leggera, però chiaramente non si può regolare, non si può smontare. Vi faccio vedere direttamente questo modello qui, che come ho detto si può regolare tramite la frizione, la posizione, e poi si stringe. Allora, per smontare il mulinello basta una chiave a brucola, quindi io prendo una chiave a brucola di queste e svido questa parte qui, il vitone centrale del mulinello. Quindi basta allentarlo, eccolo, viene via il vitone, questa parte centrale. La parte, questa la togliamo, si può anche lasciare ma io la tolgo per comodità, e si sfila il rocchetto, quindi si poggia un attimino da questa parte. A questo punto bisogna togliere e smontare questa parte qui, e ci vuole la chiave a brucola, quella un pochino più piccola, che è questa. Quindi andiamo direttamente ad allentare le viti, una e due, perfetto. E adesso dobbiamo praticamente interporre tra il mulinello e l'attacco sul fucile la staffa. Quindi prendiamo questa staffa qui, smontiamo questa parte che non serve, e poi la posizioniamo a secondo com'è il nostro, diciamo, modo di pescare, a destra o a sinistra, quindi è reversibile. Io nel mio caso, come al solito, la metto a destra, quindi si fanno combaciare i due fori in plastica da questa parte qui, e poi si rimonta il mulinello in questo modo qua. Ora chiaramente le viti queste iniziali sono corte, quindi la Salvimar dà, insieme a tutto il congegno, delle viti più lunghe, quindi ha la possibilità di montarlo con viti più lunghe. La prendiamo subito, eccole qua. Quindi queste qui rispetto alle originali sono un pochino più lunghe e servono quel poco per fermare il tutto. Quindi rimettiamo la staffa in questa posizione così, perfetto, e poi rimettiamo la parte del mulinello. Adesso io metto le viti così, prima una e poi l'altra. Prendiamo la brucola che ci aiuta, e adesso stringiamo molto bene per fissare correttamente il tutto. Quindi la staffa ora è montata, chiaramente si
si rimonta il rocchetto, quindi riprendiamo la stessa cosa di prima, si rimette la parte questa interna della frizione come era prima e poi si rimette il bulloncino con la molla. Ecco qua, prendiamo questo. Chiaramente io sto utilizzando la sinistra, non sono proprio bravissimo, però è un lavoro semplice. Ecco qua, questa è la frizione che è chiusa, mulinello, rimettiamo per un attimo in tiro il dinema. Allora, in questo modo la staffa è montata, quindi è già pronta all'uso, come ho detto è regolabile, quindi si può spostare e volendo si può anche smontare, quindi basta allentarla e farla scivolare in questo modo qui. È molto semplice questo gancio, importante che è verso l'esterno, si può montare anche verso l'interno, comunque una volta regolato è semplice, quindi si rimette nella posizione, si stringe e questo si regola. Per quanto riguarda il montaggio della cam, stessa cosa per l'altra, dipende dal tipo di cam che vogliamo montare. Io vi faccio vedere questo attacco qui per la GoPro che è a slitta, la Salvimar da una vite a formato fotografico, quindi ha una filettatura per quanto riguarda le cam e le macchinette fotografiche. Una volta montata, ecco, si presenta in questo modo, quindi possiamo anche qui regolarla a secondo l'angolazione, quindi poi dopo si stringe e si regola il tutto. Quindi una volta messa basta stringere questo bidone qui e il gioco è fatto. Quindi la parte, diciamo, visibile è questa qui, questa è la frizione che stringe e questa è la vite di montaggio. Per quanto riguarda il caricamento, stessa cosa come l'altro, quindi se per caso non dà fastidio si può lasciare così. Se abbiamo problemi di caricamento o cosa, questa si può smontare, quindi si allenta questa vite qui per un attimo, si fa scivolare in questo modo, si lascia con un cordino, quindi si lascia scendere, si carica il tutto e chiaramente si rimonta senza problemi. Quindi ci vuole un attimino veramente, eccolo, l'ho rimontata, è tutto a posto. Ragazzi, credo di aver detto tutto in questo video, praticamente vi ho fatto vedere la staffa, come si monta e com'è la sua funzione, questa nuova della Salvimar. Vi ricordo che c'è sempre questa qui fissa per chi magari volesse un modello diverso. Si possono montare su tutti i modelli della Salvimar, quindi hanno un attacco universale. C'è anche un libretto, ho dimenticato di dirlo, c'è anche un libretto che spiega come va montato su tutti i fucili, quindi meglio di così non si può. Io in questo caso ho montato la GoPro Hero 8 direttamente sul fucile, quindi ecco come viene finita e per il momento ho terminato. Grazie ancora a tutti, continuate a seguirmi, se non siete iscritti fatelo, a me fa piacere e ci sentiamo con i prossimi video. Ciao e a presto!